Un tempo gli eroi volevano salvare il mondo. Oggi cercano solo di non crollare emotivamente prima dei titoli di coda. Il paradigma è cambiato, e non di poco. L'eroe classico agiva per una missione, quello di oggi agisce per una ferita. Non cerca la giustizia, cerca una cura, o quantomeno un calmante per l'anima. Pensaci, ormai ogni protagonista ha il suo trauma personalizzato, come se fosse incluso nel kit di benvenuto dell'eroe. E non è un semplice dettaglio narrativo, è ciò che gli dà forma, sostanza e destino. Il dolore non è più l'ostacolo da superare, è la scintilla che accende tutto. La formula contemporanea sembra questa: più soffri, più sei interessante, più sei a pezzi, più il pubblico ti considera profondo. A quanto pare, la serenità non fa audience. E noi? Ci siamo abituati a questa estetica della sofferenza. Non cerchiamo più il mito dell'eroe invincibile con morale salda e sguardo fiero. Vogliamo quello che si tiene insieme con il filo, che barcolla, che sopravvive più per testardaggine che per coraggio. Forse perché, in fondo, ci assomiglia più di quanto vorremmo ammettere. Benvenuti alchilliani su Alkill. Oggi indaghiamo perché il trauma è diventato il cuore pulsante della narrativa contemporanea e in particolare degli anime. Come la sofferenza sia passata dall'essere una tappa del viaggio dell'eroe a diventare il viaggio stesso. Viviamo in un'epoca in cui la tristezza è una lingua comune, la capiscono tutti, non servono corsi o dizionari, e gli anime, più di qualunque altro mezzo narrativo, hanno imparato a parlarla con precisione chirurgica. Dal silenzio trattenuto di Shinji Ikari, alla rabbia compressa di Eren Yeager, dall'ostinazione testarda di Naruto al dolore composto di Tanjiro. Ogni storia sembra una seduta di terapia collettiva mascherata da battaglia epica. Il trauma non è più la ferita da cui si parte, è il traguardo. Non è la crepa da colmare, è la nuova identità dell'eroe. E noi, invece di domandarci come si guarisce, restiamo lì a guardarli soffrire, episodio dopo episodio. Perché, diciamolo, ci consola vederli cadere quanto noi. Con la differenza che loro almeno hanno una colonna sonora epica mentre lo fanno. Negli anime e nei manga di qualche decennio fa, il dolore c'era e come, ma non era il centro dell'universo narrativo, era un ostacolo sulla strada. E il trauma non era un sinonimo dello stesso personaggio, ma un'esperienza da superare per diventare qualcuno di migliore. Gli eroi classici avevano una ferita? Certo, ma non da sbandierare. Pensiamo a Goku. Perde il nonno adottivo, si allena, sorride e continua a credere che la vita sia un torneo dove puoi sempre riprovarci. Pegasus, con tutto il bagaglio di botte, abbandoni e addestramenti disumani, non si siede mai a dire «sono fatto così perché ho sofferto». No, combatte per un ideale, per un dovere più grande di lui. E poi c'è Kenshiro, l'uomo più tragico del pianeta. Gli rubano tutto, donna, pace, futuro, eppure non si mette a disperarsi, trasforma la sofferenza in giustizia. Il suo lutto non diventa un'etichetta, ma un carburante. Proprio Kenshiro ci insegna una cosa molto importante, che la tristezza è essenziale per vincere se la trasformi in forza. Oggi, invece, e chi ha qualche anno sulle spalle lo percepisce al volo, sembra che ogni protagonista viva dentro la propria ferita, non tenta più di guarirla, la coltiva, la mantiene, la mette in vetrina. Il dolore non è più un passaggio, è quasi l'identità stessa. Se togli il trauma al protagonista moderno, rimane un tizio confuso, privo di caratterizzazione. La differenza è radicale. Negli anni 80 e 90 il dolore dava slancio. Dagli anni 2000 in poi è diventato la lente con cui il protagonista guarda tutto, se stesso incluso. È come se l'eroe contemporaneo non sapesse più esistere senza una ferita aperta da accarezzare nei momenti morti.
Questo ci porta alla domanda cruciale del video. Quando abbiamo smesso di chiedere ai nostri eroi di mostrarci chi potremmo diventare e abbiamo iniziato a chiedere loro di somigliarci nelle nostre crepe? Paradossalmente, viviamo nella società che predica benessere psicologico ovunque. Libri, podcast, frasi motivazionali sui social, eppure le nostre storie sembrano urlare che non si guarisce mai del tutto. Nei racconti di oggi il trauma non è un episodio, è la trama. Muove le scelte, giustifica l'ossessione e trasforma ogni scontro in un'autoanalisi. Le risse nei vicoli dei cartoni degli anni '80 erano botte, quelle di oggi sono sedute di gruppo con urla catartiche. E non è sempre stato così. C'è stato un tempo in cui gli eroi degli anime erano mossi da qualcosa di più antico. La volontà di migliorarsi, la fedeltà a un ideale, una missione da compiere. Goku voleva superare i propri limiti. Pegasus romanticamente difendeva la giustizia e Atena. Persino Rurouni Kenshin, uno dei primi protagonisti davvero tormentati, lottava per liberarsi dal proprio passato, non per adottarlo come identità. Kenshin non diceva «sono il mio trauma», diceva «voglio smettere di essere definito da ciò che ho fatto». E poi arriva il punto zero del cambiamento. Arriva Evangelion. E lì, signore e signori, il tavolo viene ribaltato. Shinji Ikari non vuole salvare il mondo, non vuole diventare più forte, non vuole neanche essere lì. Vuole solo che qualcuno lo abbracci e gli dica che non è di troppo. È il punto di svolta, il momento in cui l'eroe smette di guardare verso l'orizzonte e inizia a guardarsi l'ombelico. Evangelion è l'alba dell'eroe ferito che non tenta di guarire, ma di spiegarsi. Da lì l'effetto domino. Naruto non sogna solo di diventare Hokage, vuole essere finalmente visto. Eren non combatte per la libertà, ma per non sentirsi più impotente. Tanjiro non stermina i demoni per giustizia, ma per placare il senso di colpa. Il trauma diventa la nuova origine universale. Prima l'eroe nasceva dal coraggio, ora nasce dalla cicatrice. Nell'epoca della psicologia pop, l'eroe non è più un modello da imitare, è un paziente da interpretare. La crescita non avviene più verso l'esterno, salvare il mondo, cambiare le cose, ma verso l'interno. Chi sono io e come faccio a sopportarmi? Quello a cui assistiamo non è un semplice aggiornamento di stile, è un cambio di paradigma. Nei racconti di ieri, la sofferenza era una prova da attraversare per arrivare dall'altra parte, possibilmente migliori. Oggi la storia non ti porta oltre la ferita, ti ci accompagna dentro, ti fa sedere e ti dice di osservare le pareti. La trama diventa un percorso di gestione emotiva, più simile a un ciclo di sedute che a un viaggio dell'eroe. Guardiamo Attack on Titan. Si presenta come una storia di vendetta e coraggio contro il male esterno, ma episodio dopo episodio scivola in una spirale di colpa, memoria e trauma ereditato. Non è più chi sconfiggerà i titani, ma quanto pesa sopravvivere alla realtà. Oppure Demon Slayer. Dietro ai combattimenti spettacolari, ogni demone porta con sé un passato irraccontabile. Non esistono più malvagi senza contesto. Pensiamo a Broly e al come il suo rimodernizzarlo sia finito per essere diamogli una storia triste che giustifichi la sua cattiveria. Ognuno è il risultato di una crepa non sanata. È una visione del mondo in cui perfino il nemico non si combatte, si comprende. Questo spostamento narrativo riflette una trasformazione culturale. Viviamo in un'epoca che ha sostituito l'eroe vincente con l'eroe vulnerabile. Non ammiriamo più chi supera indenni la tempesta, ma chi riconosce di non avere l'ombrello e cammina comunque sotto una pioggia di merda. E il dolore non è più un inciampo, è una credenziale. Essere feriti è quasi una forma di validazione morale. Ma da quando la fragilità è diventata un valore in sé? Essere a pezzi racconta chi siamo o è solo la lingua che abbiamo imparato a parlare perché il resto suona finto? E mentre seguiamo questi personaggi nelle analisi di sé, siamo trascinati a fare lo stesso, non per imitarli, ma perché ci consolano. Loro soffrono, ma almeno lo fanno con un arco narrativo e una chiusura di stagione. Noi, invece, spesso restiamo
sospesi tra atti non conclusi. E allora la domanda scomoda è: ci siamo abituati a storie che non offrono soluzioni perché anche noi non sappiamo più immaginarle? L'eroe contemporaneo non punta a cambiare il mondo, punta a capirlo, o almeno a capirsi. È il portavoce perfetto di una generazione che ha spostato l'attenzione dal cosa fare al come sto. È una rivoluzione silenziosa. Al posto di dei infallibili o di miti ispiranti, troviamo adolescenti tormentati, fragili e bellissimi da guardare. E ci bastano. Ma cosa significa questo per il nostro immaginario? Se per secoli le storie sono servite a mostrarci come uscire dal labirinto, perché oggi ci accontentiamo di mappe che descrivono solo quanto sia complesso restarci dentro? L'eroe moderno può insegnarci molto sul comprendere le proprie fragilità, ma non può sostituire ciò che da sempre rende un protagonista davvero eroico: la capacità di trasformare il dolore in forza. La sofferenza non deve essere un rifugio in cui vivere, ma uno strumento per crescere, per superare gli ostacoli, per illuminare una strada anche agli altri. Il vero eroe mostra che si può soffrire senza restarne schiacciati, che la ferita non definisce il destino, ma può alimentare il coraggio, la determinazione e la speranza. È questo il messaggio che ci dà energia, che ci ispira, che ci ricorda perché vale la pena guardare avanti anche quando tutto sembra perduto. Alla fine, guardare un eroe così non ci fa solo comprendere la sofferenza, ci ricorda che possiamo trasformarla, farne un motore e non una gabbia, che anche noi, nella nostra vita quotidiana, possiamo provare a fare lo stesso, perché essere eroi non significa non cadere mai, ma rialzarsi sempre e farlo con uno scopo. Beyond All.